Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere tutte le 25 macchine sulle quali possiamo montare i motori che abbiamo tirato giù dai biglietti a 6 stelle con la patch 1.17, ovvero i cosiddetti motori swap. Ve le metterò in ordine alfabetico e partiamo proprio dalla prima, la BMW M3 del 2003. La mia già è swappata e questa è l'ultima che ho usato per fare la gara a Tokyo, è settata a 600 pp. Dove ritroviamo i motori swap? Sotto componenti elaborazione. Questo, che sarebbe il motore della Z4, è quello che sta installato su questa M3 del 2003. Nel setting che ho usato, per ricordo, questo è un 600 punti prestazione, abbiamo 568 cavalli e la centralina motore sta al 100%, quindi è il massimo che possiamo ottenere, ma ci sono anche altre modifiche. Ho installato, da quello che ricordo, quasi tutto quello che riguarda la meccanica, ma non credo che salgano più di così i cavalli. Comunque è un 4361 di cilindrata. Passiamo alla seconda, la Corvette del 69. Vediamo, su questa ci fa installare il motore della Corvette C7. Questo è il passaggio di cavalli, ovvero passerà dai suoi 324 cavalli originali a 765. La cilindrata aumenta di poco, passa da 5,7 a 6,2. Andiamo a vedere la terza, la Dodge Challenger del 70. Su questa ci fa installare il motore Hellcat della Dodge Charger. C'è una bella riduzione di peso e un drastico aumento dei cavalli, 717 cavalli. Non la vedo molto tranquilla come gestione, 881 Nm di coppia. E calcolate che ovviamente oltre all'incremento dei cavalli dato dal motore, queste macchine sono stock, ancora non le ho toccate, quindi metteteci un altro centinaio, 150 cavalli sicuri. La quarta è una Mustang del 71. Su questa l'incremento non è così abissale, infatti aumenta di 140 cavalli circa, la cilindrata diminuisce, anche il peso. La coppia bene o male rimane quella lì. Non credo che questo sia uno swap che stravolge l'auto, tranne la fluidità sicura del motore. Passiamo a quelle che piacciono a me, le giapponesi. Una Integra Type R del 98. Che meraviglia. Su questa possiamo installare il motore della Civic Type R, dell'ultima, del 2020. L'incremento di cilindrata è da 1800 a 2000. I cavalli passano da 213 a 320, ma la coppia aumenta, è praticamente raddoppiata. Questa sicuramente è una macchina che preparerò. Vediamo la prossima, che è la Civic Type R del 98. Anche su questa possiamo montare lo stesso motore della Civic. L'incremento dei cavalli e della coppia è pressoché uguale, sono la Integra e la Civic del 98, sono macchine abbastanza uguali, diciamo. Questa la trovate già pronta. Il setting che vedete adesso è un setting a livello massimo. Che meraviglia. Il motore che sentite è quello della GTR, infatti qui possiamo andare a montare il GTR Nismo. Adesso vedete una riduzione perché qui è stato installato tutto quello che poteva esserci installato, quindi siamo a 960 cavalli. L'assetto per questa macchina in questo momento c'è quello di Fabio Perrone, un mio carissimo amico che è veramente bravo. E se siete interessati ve lo giro, ve lo faccio provare. Vi dico che fila veramente tanto. Ringrazio Fabio per
per averla sviluppata così bene. La Roadster dell'89, una delle macchine più brutte che abbia mai visto. Su questa possiamo andare ad installare il motore della RX-7, quindi Wankel. L'aumento di cavalli c'è, arriva a quasi 300 cavalli, la coppia pure triplica quasi. Il rapporto peso-potenza ovviamente è più che dimezzato. Non so onestamente se la setterò questa, è una macchina che non mi è mai piaciuta, la odio proprio. Questa invece è la prossima che preparerò, la RX-7 del 2002. Questo è il motore suo originale, come vedete non c'è nessuna modifica ed è il motore che avremmo installato sulla Roadster dell'89. Qui invece abbiamo il motore della Mazda 787B e vedete che l'incremento di prestazioni è netto. Non so come sarà la guidabilità, ma questo adesso lo installiamo perché questa, ripeto, è la prossima che farò. Roadster S del 2015. Questa già è settata in 600 pp, monta il motore della Corvette, adesso ve lo faccio vedere. Devo cambiare l'olio. È molto strano sentire il rumore di un motore americano su una macchina così piccola. Questo, l'LT1 della Corvette, è quello che possiamo montarci. Anche qui ho installato altri componenti, anche l'aumento di cilindrata, infatti vedete che le prestazioni mi tornano indietro. La Mini Cooper S del 65. Su questa possiamo andare a montare il motore della Civic Type R, l'ultima. Passiamo da 73 a 320 cavalli su una scatola di 1 metro cubo. La coppia passa da 80 a 400 Nm. Questa è un'altra che farò. Nissan 180 SX del 96. Su questa possiamo montare il motore della GTR. Anche qui moltiplichiamo i cavalli per 3 e quasi anche la coppia, 651 Nm. Questa sarà un'altra che sicuramente svilupperò in 600 punti prestazione per Tokyo. Questo è un motorone. Macchina storica ragazzi, 300ZX. Ovviamente anche su questa il motore è il GTR Nismo. Quindi 600 cavalli, 651 Nm di coppia. Credo che tutta elaborata arriverà sui 750 cavalli. Certo il motore è 95.000 km, questo che c'ha. Nissan Silvia dell'88. Credo che questo swap non lo farò mai perché anche questa è veramente brutta.
Il motore da installarci è quello della BRZ. Scusate il silenzio, ma sono rimasto scioccato. 1052 cavalli, 1052 cavalli e 1186 Nm di coppia. Mi rimangio quello che ho detto. Comunque dico alla Polifoni, se magari mentre sentiamo il sound del motore si muovesse anche la lancetta del contagiri non sarebbe male. Su questa ci sono due motori, ovvero questo che è proprio il suo, quello della Silvia del 2002, oppure possiamo installarci quello della Supra. Di questo purtroppo me ne è rimasto uno solo, quindi dovrò scegliere bene su quale macchina metterlo. 3000 di cilindrata, passa a 330 cavalli, l'incremento più grande sta sulla coppia, 531 Nm. Questa è una macchina che arriverà, non credo che arrivi a 500 cavalli al massimo, ecco. Però 517 punti prestazione, credo che per Tokyo questa sia una da provare e verificare. Andiamo alla prossima. Che è la Silvia del 90. Adesso sto zitto. Era meglio che parlavo. Penso che è un upgrade inutile. Motore sprecato. Questa è tanta roba. Una Trans Am del 78. Auto che ha fatto la storia tra la muscle car. E monta il motore della Corvette. Passiamo a 648 cavalli e 818 Nm di coppia. Questo è un incremento molto interessante. 537 punti prestazione. Subaru VRZ del 2021. Spettacolare. Anche su questa monta il motore della Supra. L'incremento è di un centinaio di cavalli, ma la coppia raddoppia. Toyota MR2 del 97, una delle macchine dei miei sogni da piccolo. Poi non ci arrivavo, ho comprato una Yaris TS. E su questa monta il motore Audi R8. Ho sentito molti giudizi su questo swap, sembra che la macchina meriti veramente con questo motore. Bisogna lavorare sull'assetto ovviamente perché l'incremento qui c'è, soprattutto di cilindrata, passiamo da un 2000 a un 4002, non è poco. Questa è un'altra che sicuramente farò, anzi, installiamo subito. Toyota Tundra del 2019.
un antagonista dei gipponi americani. Su questa il motore della SC 430 porta un incremento di nemmeno 200 cavalli, la coppia è pressoché identica. Questa macchina l'avevo elaborata e sulla mia configurazione ero arrivato a 600 punti prestazione, usata per varie gare offline dove dovevamo usare questi gipponi. Non credo che farò lo swap. Questa è una limousine praticamente, Crown Athlete G13. Monta lo stesso motore che monterebbe sulla Tundra con un maggior aumento di prestazione. Ed eccola qua. Questa la sto preparando, ancora non è pronta. Ho difficoltà in percorrenza curva al posteriore, è veramente difficile tenerla. Qui c'è il motore della Supra. Ovviamente vedete che a me porta un downgrade dei cavalli, in quanto, ripeto, già la sto provando, quindi ci sono numerosi componenti meccanici elaborati, oltre al motore. C'è anche l'aumento di cilindrata installato. Comunque di base arriverebbe a 373 cavalli, ecco io sto a 461, potete regolarvi meglio a quello che arriva. La macchina è potentissima, però ripeto, in percorrenza curva al posteriore ancora non riesco a renderla stabile. La gemella della BRZ, questa è la GR86, quindi marchio Toyota. Ovviamente monterà sempre il motore della Supra, incremento di un centinaio di cavalli e raddoppio di coppia. Passiamo ai pezzi di ferro. Questo è il maggiolino del 1200 del 66, che adesso non è più 1200, come sentite. Con questo lo swap già l'ho effettuato. Diciamo che l'assetto è quasi pronto, ma ancora non è perfetto. Tenerlo al posteriore anche questo è abbastanza difficile, però a Monza ho girato in 1,35. Su questo monta il motore Porsche. Vedete infatti che mi fa un downgrade proprio perché anche su questa ho installato tutte le parti meccaniche possibili da installare come aumento di potenza. Passereste a 267 cavalli rispetto al maggiorone originale. E ultima, ma non ultima, il Samba Bus del 62. Anche su questo monta il motore Porsche e questo è un altro swap che farò sicuro, anzi mettiamocelo subito. Voglio sentire il rumore. Diciamo che suona meglio. Ragazzi, queste sono le 25 macchine sulle quali possiamo effettuare lo swap. Se questo video vi è piaciuto, se avete bisogno di altre informazioni lasciatemelo nei commenti.
altrimenti like e condividete. Iscrivetevi al canale per non perdere ulteriori aggiornamenti. Ciao a tutti e buona serata.